Buongiorno ragazzi, oggi proviamo la piccola Honda E, la proviamo sopra i colli, giù dalla discesa, in paese, in tangenziale a 90 km/h, poi facciamo un pochino più di città per capire, perché effettivamente lei si presta bene alla città, e poi dopo proveremo anche ad andare in autostrada, anche se non è affatto fatta per quello, però almeno dobbiamo sapere quanto consuma. Bene signori, si comincia. Resettati trip A e trip B, andiamo sulla salita verso i colli di Sant'Eusebio. Vediamo quanto consuma la piccola Honda E. Tutto spento, quindi climatizzatore spento, fuori è una bella giornata, ci sono 10 gradi e all'interno dell'abitacolo ho appena finito di tenere acceso il riscaldamento, così insomma ci scaldiamo un pochino, ci siamo scaldati un pochino, poi magari se ho freddo dopo lo riaccendo di nuovo. C'è da dire che Honda E è piccola, ha una batteria molto piccola, quindi non è fatta chiaramente per le lunghe tratte, ha 1 milione di schermi e quindi credo che insomma consumi anche quello, però sistemi sempre attivi di controlli alla guida magari non aiutano all'autonomia, però insomma vediamo alla fine del test come se la cavola. Siamo partiti circa con l'80% di batteria. Cominciamo con i tornanti. L'accelerazione di questa Honda E è veramente pregevole, superiore a corsa, superiore a 208. Questo rumore l'avete sentito? È perché l'auto ci mantiene in carreggiata. Ci siamo, siamo quasi arrivati. 8,8 km, sì, 32,3 kWh ogni 100 km. Andiamo a resettare. Siamo al 73% di batteria, vediamo quanto riusciamo a recuperare. Vedete in alto a sinistra del cockpit, io adesso ho inserito la rigenerazione massima. In questo momento sto solo rigenerando. Beh, qui con le palette riesco tranquillamente a non accelerare, a non frenare mai. Ma tu guarda. Abbiamo già recuperato l'1%. Andando da giro sulle palette si riesce molto bene a far veleggiare l'auto, a farla recuperare poco prima delle curve. No, sono veramente contento. Funziona molto meglio della classica modalità B che hanno inserito in corsa, eccetera. Voi non lo vedete ma lo vedo io, perché sulla parte destra del cruscotto 75%, siamo arrivati in paese, vuol dire che abbiamo recuperato il 2% in discesa. Non è affatto male, brava. Comincia il paese comunque sta un pochino su una leggera discesa. Andiamo a resettare, manteniamo una velocità chiaramente di 50 km/h. Bene, vaglio fatto. Qui chiaramente, come tutte le altre auto elettriche, funzionando un pochino su una leggera discesa, l'auto consuma veramente pochissimo, siamo attorno ai 5 kWh ogni 100 km. Quindi anche la Honda E si è confermata, come tutte le altre elettriche, consumare pochissimo in questo particolare tratto di strada. Ora andiamo a resettare nuovamente e ripartiamo, perché ora siamo a Gavardo e facciamo un paio di chilometri giusto in paese a una velocità normale. Accelerando piano piano si sente l'Havas di Honda, che è molto lento, è molto dolce come suono. Poi dopo sopra i 30 km/h ovviamente non si sente più nulla.
a questa andatura l'auto ci dice che facciamo ancora 121 km, abbiamo il 74% di batteria, quindi ancora non abbiamo consumato il 2% circa che abbiamo recuperato durante la discesa. Un sacco di chilometri gratis, ragazzi. È finita anche questa parte, più o meno siamo sui 12,3 kWh ogni 100 km, anche qui è abbastanza poco ha consumato, poi dopo lo verifichiamo anche in centro, ma in questo momento sono completamente soddisfatto. Si lamenta perché sto andando troppo veloce. No, allora la velocità qui è 90 km/h, quindi vai ai 90. Come sempre quando si va ad utilizzare sistemi autopilot come questo, come quello di Tesla eccetera, sempre 2 mani sul volante e il piede appoggiato sul freno, giusto in caso di problemi si è subito pronti ad intervenire. Siamo a 90 km/h sulla strada che porta verso il lago di Garda, noi lo percorriamo al contrario andando verso il centro di Brescia per poi andare a consegnare l'auto a Sinauto, ma prima faremo un paio di giri. Perché sono proprio curioso di capire quanto consuma in autostrada a 130. E già adesso a 90 km/h sta consumando più o meno 19 kWh, quindi insomma. Purtroppo ho trovato traffico, quindi devo resettare di nuovo e faccio la prova questa volta a 75 km/h, consuma più o meno 10 kWh. Sì, confermo le previsioni, a 75 km/h faccio 11,8 kWh ogni 100 km. Bene, siamo in tangenziale, rilanciamoci a 90 km/h, vediamo se riusciamo a mantenere la velocità. 90 km/h, 15,7 kWh al chilometro, e ne abbiamo percorsi circa 6,2, quindi un bel po'. Tra poco la carreggiata si allarga e quindi mi dà possibilità di andare a 110 km/h, vediamo come va. Ragazzi, a 110 km/h l'auto consuma 22,8 kWh. Adesso torno in concessionaria a prendere il mio telepass perché me lo sono dimenticato. Ma prima di andare a prendere il telepass e vedere in autostrada quanto consuma Honda E, proviamola nel suo habitat naturale, ossia la città, e vediamo un po' i suoi consumi. Sì ragazzi, l'habitat naturale di Honda E è chiaramente la città, infatti in 5,8 km che abbiamo fatto abbiamo consumato circa in media 12 kWh a ogni 100 km e qui mi dà un'autonomia di 94 km, quindi in base a questo utilizzo io farei ancora 94 km. Adesso la batteria è carica al 53%, quindi siamo più o meno attorno ai 210 km percorribili in città, e in città diciamo che 200 km state in giro tutto il giorno, forse anche più di un giorno. Vado a prendere il telepass. Preso. Ok, la batteria della GoPro è un po' scarica. E siamo già pronti ad uscire. Sì, allora abbiamo fatto 6,5 km, praticamente il consumo medio sta sui 30 kWh al chilometro, quindi farete più o meno 100 km con la batteria carica al 100%. Quindi esco a Ospitaletto e ritorno indietro perché altrimenti rimango a piedi. Telepass.
Presente. Oddio, sì. No, perché se avevo preso Milano ero un cretino. Non ho preso Venezia. È proprio un bel macchinino. Avrebbero dovuto farlo con 100 kWh di batteria. Sarebbe stato fantastico. 100 kWh di batteria su questa piccola auto a me sarebbero piaciuti tantissimo. Veramente. Allora, adesso vado in autopilot. Penso un po' alla giornata di oggi e ci ritroviamo in studio. Ragazzi, stavo pensando con quale altra auto potrei mettere a confronto Honda E, forse Peugeot E208 e Opel Corsa E, anche perché dai risultati più o meno siamo lì. Honda E me l'aspettavo meno energivora, però devo dire che si avvicina moltissimo ad Opel Corsa e quindi hanno fatto un ottimo lavoro quelli di Honda. L'unica nota negativa è sicuramente l'autostrada, dove Opel Corsa elettrica fa 25,2 kWh, mentre invece la Honda E sta sui 30 kWh ogni 100 km. Quindi direi che l'autostrada, ragazzi, ve la dovete assolutamente dimenticare se pensate di acquistare un Honda E. Per il resto la prova in salita è praticamente uguale alla corsa, alla discesa abbiamo recuperato il 2%, molto comode le palette. L'urbano anche qui probabilmente è stata la migliore di tutte, perché in urbano ha fatto solo 12 kWh ogni 100 km, abbiamo percorso 6 km, forse la prova in urbano qui è stata fatta un pochino meglio rispetto alle altre due prove di Peugeot e di Opel. Poi in tangenziale anche lì a 110 km/h non ha sofferto particolarmente, anche se è un pochino alto, il consumo si attesta attorno ai 22,8 kWh, però in autostrada non c'è niente da fare. Quindi Honda E rimane sicuramente un'ottima scelta per chi sta in città e ha bisogno magari di spostarsi da paese a paese. Se dovete fare autostrada evitate, però tutto sommato mi sembra che i ragazzi di Honda abbiano fatto un ottimo lavoro. Voi cosa ne pensate? Magari scrivetemelo qui nei commenti. Certo, il prezzo di Honda E non è bassissimo, costa decisamente di più di un Opel Corsa elettrica. I gusti sono gusti e alla fine, insomma, con gli incentivi che poi adesso partono dal 1° potreste portarvela a casa con 18.000 euro in meno se siete residenti in Lombardia. Quindi io uno squillo a Sinauto, che ringrazio assolutamente, lo farei. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!